Ciao a tutti amici della resina e benvenuti in questa seconda lezione dove andremo a vedere come mettere i colori nella resina, come meglio colorarla e così via. Quindi iniziamo! Allora, oggi sono anche professional, ho messo i guanti per dare il buon esempio, quindi mi sentirete... No, scherzavo, taglio le parti dove dico parolacce. Quindi, detto questo, resina già pronta, fatta con i metodi che vi ho detto l'altra volta. Oggi andremo a vedere le diverse tipologie. Ripetiamo, non è detto che anche voi dobbiate seguire come faccio io alla lettera, però è anche vero che sono dei piccoli suggerimenti che spero che vi possano aiutare per migliorare e così via. Allora, userò questo stampo molto nuovo, molto fresh, questo tappettino molto pulito, molto sobrio e quindi niente, ho scelto il verde così rimaniamo anche in tema piante, visto che a me piacciono le piante. Non ho fatto un mix di colori, quindi andremo a vedere le diverse tipologie di colori sul verde semplicemente perché così anche voi potete vedere le differenze a seconda di quello che usiamo, come lo usiamo e così via. Quindi per una questione di praticità, come si dice, di capire meglio, insomma, ho scelto di rimanere sempre sul verde, un verde che sia abbastanza simile. Detto questo, vi chiedo per favore di mettere un bel like al video, di iscrivervi al canale, mi farebbe molto piacere visto che stiamo crescendo molto in fretta e sono molto felice perché non mi aspettavo di crescere così in fretta in realtà, quindi è vero che è ancora un canale molto piccolino, però iniziano ad arrivare le prime soddisfazioni e ne approfitto per ringraziare chi di voi commenta sempre i video e mi scrive su Instagram chiedendomi video, facendo cose, infatti il video di oggi mi è proprio stato richiesto. Quindi grazie mille e ne approfitto per dirvi e per ricordarvi che su YouTube stiamo facendo una piccola community di appassionati, non solo resina ma craft in generale, videogiochi, piante, tutti questi argomenti qua, quindi se volete iscrivervi anche lì mi fa piacere, trovate tutti i link sotto. Quindi bando alle ciance, iniziamo. Queste sono tipologie diverse di pigmenti o di colori, come vedete c'è anche uno smalto e vi spiego poi il perché. Noi iniziamo con un pigmento che trovate su qualsiasi sito, da Amazon a qualsiasi altro posto. È semplicemente un verde e questi sono i pigmenti apposta per la resina. Quindi diciamo che vanno molto bene. Anche lì per iniziare, se siete agli inizi, PS, scrollate sempre questa cosa qui. Shakera. Per gli inizi va benissimo anche dei pigmenti, mi raccomando, che costano poco, non state a esagerare sul costo, sul prezzo, perché se dovete prenderci la mano, come sempre, vi sconsiglio altamente di utilizzare pigmenti o cose che costano troppo, quindi tenetevi all'inizio sul basso, piano piano migliorando. Cos'era sto rumore? Migliorando andrete poi ad acquistare sempre pigmenti più belli, sempre più costosi. Allora, questo è un verde, io ne ho messo poco. Come funzionano i pigmenti per la resina normali? Come potete vedere qui, qua è molto trasparente, ok? Quindi vado semplicemente ad aggiungerne finché non raggiungo il grado di trasparenza che volevo. Io ho raggiunto altre gocce per farvi vedere la differenza e vedrete che la resina diventa sempre meno trasparente. Per renderla proprio non trasparente serve più pigmento, dipende anche dalla qualità del pigmento. Io adesso questo è uno di basso costo, i più buoni che ho diciamo che sono questo e questo qui. Eccolo qua, un semplice verde che andiamo a scurire ancora leggermente. Io ci sto andando piano per farvi vedere, poi andiamo a vedere anche come renderli coprenti al 100%. Allora, non badiamo a bolle, sono solo creazioni così. Eccolo qua e andiamo a coprire il nostro stampo.
Come potete vedere, il risultato non è una coprenza al 100%, è abbastanza coprente, avrei potuto aggiungerne ancora un po' per renderlo più coprente ancora, altrimenti vi è un altro metodo di coprenza sicuro e infallibile, ovvero il bianco. Con il bianco, se noi lo andiamo ad aggiungere, va a togliere la trasparenza a una creazione, e questo vale per quasi tutto. Quindi ne basta davvero davvero poco, perché sennò si schiarirebbe troppo. Guardate la differenza da prima a ora. Come potete vedere, questo verde non è più trasparente, ma è al 100% coprente. Sicuramente questo è il pro, il contro è che effettivamente schiarisce i pigmenti, quindi tenetelo in opzione, mal che vada uno aggiunge ancora un po' di colore, però questo è il metodo più veloce per ottenere la coprenza assicurata e non la semi-trasparenza del colore. Quindi, ecco, vedete, poi si scurisce. Questo è anche un bianco fenomenale che copre tantissimo, magari con i pigmenti più a basso costo o con altri pigmenti più, perché questo è molto denso, più acquatici, sì, diciamo così. Magari si ottiene un risultato meno coprente, cioè non meno coprente perché il bianco comunque copre, ma meno schiarente. Ed ecco qua la differenza. 100% coprente, come potete vedere qui. Vedete? Con questo il risultato è una specie di vetro molto scuro, molto lucido, molto bello, però un pochettino trasparente. Questo invece è coprente al 100%. Anche qua, ragazzi, sì, avrei potuto farlo un po' più scuro, avrei dovuto aggiungere ancora un po' di verde. Mi raccomando, ora questo è il mio un video di esempio, qua non so se vedete ci sono dei pezzettini di bianco, avrei dovuto girare sicuramente meglio, ma... E soprattutto pulite sempre i botticini e puliteli quando li richiudete, perché se no la volta dopo rischiate di aprire il tappino e partono pezzi di colore asciutto. È una cosa che anche vi suggerisco. Ok, quindi questo è il risultato con un nostro pigmento, diciamo tra virgolette, normale. Adesso andiamo a utilizzare questo. Questo invece è un pigmento ad alcol. Allora, premessa, normalmente questi difficilmente si mettono nella resina, per vari motivi, ma si mettono nella resina per dare effetti speciali. Esempio, il Petri Dish. Ma nulla vi vieta di utilizzarli. A me piacciono molto perché danno un effetto molto vetro alla resina. Sono molto 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 trasparenti se utilizzati direttamente nel colore e non dopo. Quindi andiamo a prenderci un altro po' di resina. Shake, 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 shake. Allora, questi appunto sono colori che non hanno praticamente coprenza o molto poca, quindi di conseguenza, se il vostro intento è di ottenere una roba del genere, non utilizzate mai un pigmento ad alcol. Guardate qui. Questi nella resina sono ottimi per fare, per esempio, avete presente la tipica creazione che abbiamo fatto tutti nella vita con le conchigliette, la sabbiolina, e vogliamo fare una specie di azzurrino o verdino mare? Ecco, quello è perfetto. Oppure appunto vengono utilizzati sulla resina già nello stampo per fare effetti apposta, quindi il Petri Dish, altri effetti. Il Petri Dish è semplicemente il più conosciuto. Quindi diciamo che ovviamente oggi non vedremo effetti particolari, tecniche particolari, no, oggi vediamo solo come colorare la resina di base, quindi poi più avanti potremmo vedere anche le altre cose, ma altrimenti verrebbe un video troppo lungo e poi non lo guardate tutto. Allora, ecco qua il risultato. Allora, a me questi pigmenti nella resina piacciono perché a me piace il simil vetro molto soft. Salutiamo la mosca che mi gira intorno alla testa. Ok, ecco. Come potete vedere è un risultato molto 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 trasparente, ma è anche vero
che è molto 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 effetto vetro. Questo per esempio, se volevate riempire la creazione di brillantini, sarebbe stato perfetto, perché con un coprente i brillantini dietro ovviamente non si vedono. Invece con un trasparente del genere i brillantini si vedono anche dietro, i brillantini, flakes, chi più ne ha più ne metta. Un'altra cosa importante, ragazzi, appunto, che dovete capire è che potevo aggiungerne di più. Sarebbe venuto più scuro? Sì. Sarebbe venuto più coprente? No. Quindi con questo potete aggiungere pigmento finché volete, non sarà mai coprente, ma rimarrà sempre effetto vetro. Con questo, se ne aggiungete un po' di più, sì, diventerà più coprente. Può arrivare a essere, i pigmenti normali possono arrivare a essere anche al 100% coprenti. Col bianco ottenete semplicemente prima il risultato facendo andare meno pigmento. Quindi la differenza è principalmente questa. Oltre che questi si usano per tecniche particolari, ma in realtà anche i pigmenti si possono normali usare per tecniche particolari, quindi tralasciamo questo esempio. Quindi uno effetto vetro molto 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 trasparente, l'altro molto più coprente. E soprattutto i pigmenti sono più fedeli ai colori. Come potete vedere, questo è un green, è un verde anche bello scuro, eppure guardate qua. Quindi spero che avete capito, questo è l'effetto. Un'altra cosa che si può fare per ottenere quindi resina colorata sono i pigmenti, ma questa volta in polvere. Che cosa hanno di diverso i pigmenti in polvere? Allora, i pigmenti in polvere possono essere brillantinosi, iridescenti, olografici, metallici, perlati, fluorescenti. Quindi in realtà i pigmenti in polvere, a seconda di quello che volete ottenere, per esempio potreste fare anche delle creazioni fluorescenti che si illuminano al buio. Quindi i pigmenti in polvere, diciamo che c'è una scelta più vasta, più ampia, e si possono utilizzare in due maniere: o messi direttamente nella nostra amica resina, o altrimenti spennellati sullo stampo direttamente. Io adesso vado a spennellarlo per farvi vedere sia lo spennellamento che direttamente in resina. Allora, anche qui qual è la diversità? Spennellato direttamente sullo stampo si otterrà sulla creazione una creazione per l'appunto più omogenea, più... Avete presente il video che ho fatto sullo scopriamo le creazioni in resina, dove ho fatto la cornice regalo per Ilenia? Quel blu è stato spennellato sulla cornice. Come potete vedere è come se io prendessi appunto questo, spennello qui, il colore rimane lì, d'impatto. Invece nella resina il colore, se mi raccomando non utilizzate mai i colori olografici nella resina, perché non rendono. Poi in realtà se volete utilizzarli va benissimo, però secondo me non rendono, quindi oh mamma mia, ve lo sconsiglio. Scusate, ho tirato una testata. Allora, la cosa importante, partiamo da quando si spennella sullo stampo. Spennellare sullo stampo è molto utile anche quando avete delle cose, per esempio in rilievo, qualche decorazione che volete fare appunto diversa dal resto dello stampo, oppure può semplicemente essere utile se volete fare una creazione appunto iridescente, olografica e così via. La cosa importante quando si spennella appunto è che la resina sia scura. Io adesso metto insieme questi verdi. Il nero è il massimo, diciamo così, ma volendo potete usare un po' quello che volete, non è un problema. Adesso questa non è scurissima, ma è per farvi capire in realtà, quindi va bene. E la andiamo a mettere poi sulla resina. Cioè sì, sulla resina, sullo stampo. Ecco, ora ho già fatto cavolate, ne ho rovesciata troppa, nessun problema. Allora, l'importante è sempre appunto utilizzare una resina scura e anche non semi-trasparente, ma che vada a fare una bella ombra dietro la nostra decorazione. Ecco, questo è sicuramente fondamentale, ok?
Detto questo, se poi non utilizzate proprio il nero ma utilizzate il marrone, non cambia molto da davanti se avete un buon pigmento, quindi non è un problema. Però mi raccomando, utilizzate sempre una resina che sia coprente e scura dietro, perché il risultato è diverso, specie se avete cose come colori molto chiari, bianco, giallo e così via. Spennellate bene 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 e poi andate a mettere una cosa scura, perché altrimenti la creazione rischia che si veda il colore dietro, o comunque rischia di rimanere non al 100% coprente, non al 100% decorata. Non so se mi sono spiegato bene, ma spero di sì. Questo è un cuore che vi ho fatto con un pigmento olografico, no scusate, sì, olografico, per farvi vedere. Come vedete passa dal giallo al verde. Dietro ho usato una resina black, ho scritto anche il numero perché è il mio campionario, ecco. Comunque, fatto questo, vedete, il risultato è questo, molto metallico, molto bello. Io poi questo non l'ho lucidato, non l'ho messo a posto, fa niente. Quindi molto metallico, molto bello, e questo è il risultato dello spennellamento direttamente sullo stampo. Adesso che avete visto questo, magari ve lo lascio qui, andiamo a vedere come questo stesso pigmento si comporta direttamente in resina. Per mettere il pigmento direttamente nella resina serve sempre molto poco, in realtà non esagerate col pigmento, molto poco, lo andiamo a, cioè poco più o meno, perché non c'è resina qua dentro, quindi forse ne serviva meno ancora, ma nessun problema. Ovviamente si puliscono sempre gli strumenti da uno all'altro. Allora, questo come vedete si va a unire. Se volete un risultato più chiaro, meno pigmento, un risultato più scuro, più pigmento. Tra l'altro questi ve li strasuggerisco perché sono buonissimi come pigmenti, non da mangiare mi raccomando. Comunque, questo come potete vedere è iridescente, fa un effetto molto, com'è che si dice, metallico? Ok, quindi messo nello stampo ci va a fare un effetto che anche qua a me piace tantissimo. Qua rimarrà molto più lucido, molto più omogeneo anche. Qua invece, come potete vedere, vabbè, adesso c'è qualche bolla che si sta scoppiando. Queste righette qua che vedete di miscuglio sono normali in realtà. Ora non so se riesco a farvelo vedere bene, magari vi avvicino. Quindi rispetto a un effetto omogeneo lucido, questo viene proprio un effetto molto più incasinato, si può dire. Contate che ora qua è un po' buio, vi chiedo scusa, sembra nero ma nero non è semplicemente verde scuro, perché questo pigmento è un verde scuro. Quindi fa questo gioco di chiaro-scuro, vedete? Poi col tempo, con l'esperienza, si possono andare anche un pochettino a aggiustare questi movimenti. Se mentre catalizza la resina poi prendo uno stuzzicadenti, mi muovo in circolare, posso anche un po' controllare l'asciugarsi di queste lineette, ma questo lo imparerete con l'esperienza e col tempo senza problemi. Spero che abbiate capito, perché non è facile da spiegare la differenza, forse ve la dovrei far vedere. Eccola qui, guardate. Qua è stato spennellato, tra l'altro un pigmento della stessa marca di quelli, ma di un altro colore. E dietro, ecco, per farvi vedere la differenza, non è stato usato un pigmento scuro, ma è stato usato un pigmento semitrasparente. Così è giusto che lo sappiate, in modo che se volete un effetto semitrasparente con questi pigmenti, è giusto che partite, ecco, consapevoli di ciò che accadrà. Come potete vedere si vedono le mie dita, quindi ecco la ragione per cui vi dico dietro va assolutamente messo scuro. Invece questo appunto è stato spennellato, come potete vedere ha un effetto molto omogeneo, molto uguale su tutta la creazione.
Questo non l'ho fatto io, l'abbiamo fatto quando ho fatto laboratorio qua nello studio, ma comunque è per farvi capire. Quindi vedete, è un effetto molto omogeneo. Tolto queste righette che non so cosa sia successo, non è stato spennellato bene, boh. E quindi queste non dovrebbero esistere, ma l'effetto, vedete, lucido, omogeneo, invece qua righette è un po' mischiato, ecco. Adesso andiamo a vedere come potreste ipoteticamente decorare degli stampi che hanno rilievi o potreste semplicemente fare dei disegni. Allora, un metodo molto economico e che funziona è lo smalto. Allora, sinceramente lo smalto direttamente nella resina ve lo sconsiglio, a me non piace. Sarà un'idea mia? Può essere, ma non mi fa impazzire. Invece, nello stampo fa effetti molto molto carini. Per esempio, io poi userò la trasparente per farvelo vedere. Se noi andiamo e facciamo anche solo questo, questi graffi, chiamiamoli così, adesso l'ho fatti molto male, ovviamente usando la vostra fantasia e la vostra manualità si può fare molto meglio, però mi raccomando, è importante, uno che sia non ti muovere, stai fermo, completamente asciutto quando si va a mettere la resina, non deve essere bagnato, altrimenti si sposta. 2. L'effetto rimarrà esattamente così. 3. Ho notato solo che alcune volte però si può un pochettino rovinare un po' di più lo smalto, cioè una volta tolta la creazione rimane proprio un po' l'alone della spennellata. Dipende dalla qualità dello stampo, se sono stampi buoni fatti con gomma siliconica o silicone comunque buono, di solito è difficile rovinarli così facilmente. Questi qua che sono presi su Express, ecco, basta proprio niente per rovinarli. Un'altra cosa che potete utilizzare al posto dello smalto sono i pennarelli acrilici. Questi sicuramente hanno la possibilità di fare più dettagli, più professionali, mettiamola così, rispetto al classico smalto. Quindi in realtà, se volete fare cose più precise, vi suggerisco quelli. Se lo stampo è semplicemente in rilievo, volete ripassare un rilievo, in realtà anche lo smalto è molto preciso, non ci sono problemi. Se già doveste fare un disegno, una scritta, un qualcosa su uno stampo, il pennarello acrilico è sicuramente la scelta migliore. Ora lo smalto è asciugato, noi ci andiamo a mettere la nostra resina. Quindi come potete vedere, poi qua è molto carino, fa un effetto vetro molto molto bello. Lo smalto può essere anche utilizzato, e vi suggerisco di provare, tra due colate. Fate una colata di resina, fate dei disegni con lo smalto e fate un'altra colata. La creazione rimarrà in mezzo praticamente, cioè la colorazione rimarrà in mezzo, ovviamente che sia o trasparente o semitrasparente, se no non si vede lo smalto, però vi dà questo effetto vetro molto molto bello, quindi ve lo suggerisco. Ovviamente io l'ho decorato sullo stampo, quindi in questo caso poi quando andrò a girare la creazione sarà proprio lì davanti, ma l'effetto è quello, insomma. Quindi smalti, colori acrilici, queste cose qua ve li suggerisco più che altro per le decorazioni, per i bordi, per i rilievi. Non vi suggerisco lo smalto nella resina. Io lo provavo all'inizio, che effettivamente mi costavano meno rispetto ai pigmenti, quindi per imparare lo usavo tanto all'inizio, la qualità e la resa non è la stessa di un pigmento. Poi certo, se trovate uno smalto che vi piace a tal punto il colore che non riuscite a riprodurre con il pigmento o che non trovate con i pigmenti, allora in quel caso sì, utilizzatela, basta che andate a mettere qualche goccia esattamente come per il pigmento dello smalto direttamente nella resina. L'ultimo metodo di, diciamo così, colorazione, ma non è proprio una colorazione, è quella dei brillantini e o flakes. Allora, cosa importante per brillantini e o flakes? Se ne mettete pochi, vige la regola della gravità dove tutti i brillantini si posano verso il fondo, e se volete fare una creazione completamente coprente con i brillantini che escano un po' quando girate la creazione da sopra, ma che in realtà nello stampo è sotto, allora lì non andate a esagerare, perché tanto loro saranno tendenti verso il basso. Invece se voi volete una creazione che è sul semitrasparente e volete proprio che questa creazione sia
piena di brillantini ovunque e non solo depositati sul fondo, beh ragazzi, in questo caso bisogna esagerare con i brillantini, perché se si va a riempire, letteralmente riempire, la resina con i brillantini, non avviene questo effetto gravità per cui si schiacciano tutti sul fondo, ma rimangono divisi in maniera molto molto omogenea. Non chiedetemi il perché, non sono uno scienziato, ma io con la mia esperienza ho notato questo. Quindi in questo caso noi abbiamo riempito di brillantini la nostra resina. Ecco, ci fosse la mia socia mi maledice perché lei odia i brillantini. Ed ecco qua ragazzi, una creazione brillantinosa. Anche qua, scelta vostra, volete mettere meno brillantini ma un pigmento per farla un po' più colorata? Volete aggiungere un pigmento alcolico a questo per renderla un pochettino più particolare? È tutto scelta vostra, creatività. Io ho usato i brillantini, ma si può utilizzare davvero qualsiasi cosa. Brillantini, ci sono anche quelli un po' più fini, quelli un po' più spessi. Questi qua sono i flakes, altrimenti ci sono 3800 altre cose che potete utilizzare. Lì sa a voi e alla vostra fantasia, quindi comunque la resina si può colorare anche con queste cose qua. Come vedete la creazione, l'effetto sarà verde, quindi è colorata, non è sicuramente trasparente, è completamente coperta. Come vedete, avendo messo tanti brillantini qua, vedete che non si formano zone dove non ci sono i brillantini perché si spostano? È come se tanti tenessero la resina, cioè si compattassero più nella resina e si spostano meno perché c'è meno spazio, non lo so perché, però questo è quello che ho notato. Infatti, se usate solo brillantini vi suggerisco di abbondare. Allora ragazzi, dovrei avervi detto tutto. Un'altra cosa è il metodo di miscelazione. Un'altra cosa importante che non vi ho detto, che volendo si può decorare anche direttamente nello stampo, ovvero voi buttate un po' di resina, ci buttate, forse quello alcolico è il migliore, un pigmento alcolico, poi potete lasciarla semplicemente così, o anche un pigmento normale. Il pigmento normale tende ad andare più giù, un po' più pesante, e poi si può andare ad aggiungere altra resina. Ecco qua. Questo però è già un effetto, quindi diciamo che è una chicca in più. Come vedete il risultato della nostra creazione è sempre verde, però l'effetto è completamente diverso da questo, perché non è mischiato. Non usatelo quando avete appena girato la resina, fatela diventare leggermente mielosa, semplicemente perché così si sposta poi meno il colore. Comunque questo volendo un altro modo di colorarla. Infine vediamo solo come mischiare. Allora, la resina prima di tutto non deve essere fresca, perché appena mischiata la resina è ancora molto liquida. Invece bisogna aspettare che la resina sia diventata leggermente mielosa, come è un po' questo il caso. Cosa succede? Se noi volessimo fare metà e metà, dobbiamo proprio andare poco per volta a riempire lo stampo. Mi raccomando sempre poco per volta, perché è più facile da controllare l'effetto. Ora, poi tanto la resina fa quello che vuole, si sposta come vuole, quindi non riusciremo a controllarla più di tanto. Però vedete? Ora questo è anche difficile, è un cuore, quindi la forma è molto strana. Però come potete vedere sul centro si forma una linea che poi viene spostata da una parte quando aggiungo dall'altra e viene spostata dall'altra quando aggiungo da una parte. Però questa sta a voi giostrarvela, ecco. Diciamo che andando a riempire tutto questo stampo, la creazione, a me adesso non interessa fare una linea dritta, quindi come potete vedere i due colori non si mischiano e, cioè, tolto un po' nel punto di unione, quello è normale, poi dipende anche quanto è densa la resina, e poi in realtà ci sono delle chicche che si possono utilizzare, tipo il silicone spray, ma questo, ecco, penso proprio che sarà un video a parte.
come potete vedere ho fatto una parentesi qui di resina brillantinosa e una parentesi di resina completamente verde, quella col pigmento. Questo è come unire i colori. Ora, qua è brillantini e resina in polvere, scusate, pigmento in polvere. In realtà poteva essere un bianco e un rosso di qualsiasi altro pigmento. Poi volendo anche questo, se la creazione non dovete girarla, si può giostrare un po' sul colore, ma in realtà io semplicemente vado a mischiare un po' in modo che anche sotto rimanga, ecco, così. Più andate verso il basso, più anche sotto rimarrà come la volevate, ecco. Poi ovviamente ragazzi tutto questo è l'esperienza che fa, prove, esperienza, fallimenti, perché nulla può mai essere. Potreste fare anche una creazione perfetta, ma poi la resina quel giorno impazzisce e si sposta tutto in maniera strana. Mi è successo anche quello, quindi non preoccupatevi. Detto questo ragazzi, spero che i consigli vi siano stati utili, spero di essermi spiegato bene perché ripeto non è molto facile davanti a una telecamera, cioè è più facile nella mia testa, in realtà mi preparo anche i discorsi ma poi quando mi ritrovo a spiegarli è tutto così caotico, ma mi piace, mi diverte, quindi vi ringrazio per i bellissimi commenti, per le bellissime parole e se provate a fare delle tecniche di colore fate una bella foto, taggatemi su Instagram così mi rendete partecipe. Per il resto, se avete domande scrivete qua sotto, se avete magari consigli su qualcosa che ho dimenticato di dire nel video scrivetelo qua sotto così può essere utile per altri della nostra community o comunque per altri appassionati. Per il resto, grazie ancora, alla prossima, un abbraccio, ciao da Cri, con i miei guantini.